buongiorno, è già tutto pronto, è già tutto sistemato a puntino ragazzi. Per quanto riguarda la manutenzione al fucile, ho cambiato il nylon che va dall'asta al mulinello, ho rifatto l'archetto, ho praticamente rifatto la punta in maniera precisa. Voi direte ma perché? Ma perché lo faccio ad ogni fine pescata, come potete vedere in questo video. A chi gli può tornare utile, qua c'è la mia manutenzione ordinaria che faccio ad ogni pescata, dopo ogni pescata. Ma ieri praticamente mi sono messo a guardare i video di amici, mi sono messo a riguardare il video di Buca Pesce, quella bella leccia, la leccia della vita ragazzi, quante emozioni, che bel video, vi consiglio di andare a guardare questo video, è molto bello. Ciao Alberto. E poi mi sono messo a guardare quello di Archimede, il mio amico della Sardegna. A ottobre aveva preso una bella ricciola, un bel dentice, e sono andato a riguardare questo video. Ciao Archimede. E poi Daniele Sircana con quelle belle catture che fa sempre. Raga, mi è venuta la cacarella a dirvi la verità. Io la manutenzione la faccio spesso ad ogni pescata, ma stavolta mi sono messo a cambiare tutto. Gli ho rifatto la punta, una punta che veramente punge tutto ragazzi, perché se andiamo a cagarla, se ci dovesse capitare il pescione per la nostra negligenza, perché magari non abbiamo voluto rifare il filo, era graffiato, ma abbiamo detto ma va bene tanto, a me che mi può capitare, e andiamo lì a tagliare il pesce della vita proprio perché ci siamo scocciati di andare a farlo, veramente là c'è da prendersi a schiaffi ragazzi. Oggi con me ho portato il Matador 66 di riserva, ho tolto quello 96 perché bene o male l'acqua dovrebbe essere un po' torbida, anche se io pesco generalmente con questo, con l'86. Infatti se lo vedete è tutto consumato, quello più consumato di tutto è questo, perché io mi trovo benissimo. Poi in determinate condizioni utilizzo il 96 quando è proprio limpida l'acqua, oppure il 66 quando è troppo torbida, e mi trovo bene comunque sia con tutti. Ragazzi, che vi devo dire, qua non so se ve ne siete accorti, ma siamo venuti a trovare a casa, a fargli visita a quel pescione dell'altra volta, quello che mi era scappato. Tanto ormai so dove abita ragazzi, quindi prima o poi lo ribecco. E siamo qui nel punto in cui l'altra volta mi ha fatto una pernacchia ed è andato via, e siamo venuti quindi a fargli visita. Vediamo se stavolta lo porteremo a casa. Ragazzi, voglio ringraziare tutti, voglio salutare Alberto, Archimede, Daniele, ma tutti quanti voi. Siamo diventati oltre 14.000 ragazzi che seguite le mie avventure con grande passione e affetto. Grazie, un abbraccio veramente a tutti virtuale ragazzi. Ma adesso ragazzi è fatta una certa ora e quindi seguitemi, tuffiamoci in questa nuova avventura. Namo! Il sole è alto, è quasi luna, e con l'entusiasmo al massimo come sempre mi accingo ad immergermi. Le previsioni non sono state sbagliate, perché effettivamente l'acqua è torbida. In alcuni punti come questo magari è più limpida, in altri punti arriviamo anche a 2 metri soltanto di visibilità. Questa pescata sarà caratterizzata da un intreccio di emozioni. Emozioni generate proprio dalla cattura della cernia, una bellissima azione. È stata la prima volta, per la prima volta in tutta la mia carriera di pesca sub, ho potuto chiamare a tiro una cernia che esce proprio dalla tana per venire a mettersi davanti la punta del fucile attratta dai richiami. Quindi un'emozione altissima per questa azione riuscita benissimo, per aver visto che i miei richiami effettivamente hanno attratto talmente tanto la cernia al punto di farla uscire fuori e di mettersi a tiro come fa una spigola, come fa un'orata, come fanno tutti gli altri pesci. Ma poi alla gioia della cattura si è sovrapposto il pensiero che magari avessi sbagliato a tirare la cernia perché non fosse di taglia. Questo pensiero e questa paura di aver sbagliato magari valutazione per un amante del mare e dei suoi abitanti come me ha condizionato completamente tutta la mia pescata, perché pur non avendo certezze mi ha fatto sentire veramente in colpa e la mia mente si è offuscata. Ragazzi, ci abbiamo provato a fare qualche versione nella zona del pescione dove l'avevo incontrato l'altro giorno, però per il momento non si è visto niente. Adesso ci siamo spostati nei frangiflutti, chissà
si sarà fatto qualche passeggiata e li porteremo qui. Seguitemi! Se vi sta piacendo questo video, sommergetelo di like e iscrivetevi al canale! Ciao! Ed eccoci giunti ai frangifrutti. Mi raccomando ragazzi, se volete conoscere la prova certa riguardante la cernia che ha chiarito tutti i miei dubbi, non perdetevi il finale. Adesso è giunta l'ora di darci da fare, c'è una cena da dover portare a casa e quindi da ora in poi vedremo una serie di catture una dietro l'altra. Come nel 90% dei casi, mi immergo senza vedere prima il pesce. Questa volta scelgo di immergermi silenziosamente e soltanto una volta giù appostato emetterò i miei richiami. Il richiamo della punta non manca mai e mi permetterà di concludere l'azione in pochi secondi. Però il pesce riesce ad intanarsi. Allora, visto che sta intrecciando il nylon in mezzo alle rocce e potrebbe rovinarsi o tagliarsi, mi immergo per bloccarlo con tutte e due le mani e finirlo direttamente laggiù. Ed eccoci finalmente giunti alla bellissima azione della cernia. Anche questa volta scelgo di scendere giù silenziosamente e soltanto una volta appostato iniziare ad emettere i richiami. Ovviamente il mio richiamo della punta non può mancare, è quello che mi ha regalato spesso belle soddisfazioni. Una cernia portata a tiro grazie ai richiami, non mi era mai successo. Mi precipito quindi verso l'asta per vedere se l'ho beccata, perché l'acqua è torbida, non si capisce bene. E poi la grande sorpresa. Continuo a pescare, la concentrazione rimane sempre alta, ma la soddisfazione di concludere un'azione così bella è tanta. Ma un pensiero comincia a balenarmi per la mente. Ma forse, magari la cernia non è di taglia giusta? E il pensiero andando avanti si fa sempre più forte, al punto che finirò questa azione e dovrò esternare il mio pensiero per amore della condivisione, perché le mie avventure le condivido sempre con voi che mi seguite, così anche tutte le mie emozioni. Il tiro qui non ha storia, scelgo di fare un tiro abbastanza difficile e capirete da questo che sono ancora molto concentrato, ma non libero mentalmente.
spero stavolta di non averla cagata di brutto. Io quella cernia l'ho vista abbastanza grande, perché quando è uscita dalla tana magari ha allargato le branchie, poi con sto torbido non ci capisco niente. Io l'ho vista buona e l'ho tirata. Ora la taglia minima non so quanto sia, però speriamo che rientri nei limiti, perché se no mi dispiacerebbe troppo veramente. E vabbè, risparmio un sacco di pesci, poi vado a tirare proprio la cernia, l'avevo vista buona. Speriamo, dai, poi mi informerò. Continuiamo, dai. Ci saranno altre 2 azioni che vi farò vedere, poi decido che magari siamo arrivati a 5 kg e che è il tempo di tornare a casa e interrompo la pescata. Non prima però di aver provato a fare qualche immersione più profonda alla ricerca di quel pescione dell'altra volta. Ma dopo qualche immersione più profonda decido di tornare nei frangifrutti a fare le ultime immersioni e alla fine di un agguato terminato in aspetto, ecco qui l'ultima cattura. E beh raga, se mi chiedete se sono felice, la risposta oggi è ni, perché la pescata è stata condizionata completamente dal tiro a questa cernia. All'inizio ragazzi l'azione è stata bellissima, perché ragazzi mai mi è successo che grazie ai richiami una cernia spuntava fuori e mi veniva a guardare, quindi questo è stato bellissimo. Però la pescata è stata condizionata ragazzi, perché all'inizio mi sembrava che fosse di diversi chili questa cernia, poi quando l'ho presa ho detto ma non è che forse non rientra nella taglia giusta. Io la taglia giusta non la conosco, devo andare a vederle, non ho la tabella nella testa. Però dopo questo tiro ragazzi ho cominciato a sentirmi in colpa e la pescata è stata condizionata completamente. Sì, abbiamo fatto una bella pescata, sarò arrivato a 5 kg di pesce, però poi non ero più libero mentalmente. E che facevo raga? La nascondevo qua dentro e non ve la facevo vedere. Non sono fatto così, io sono vero in tutto quello che faccio, e almeno così con questo video potete capire quanto una persona possa rimanere male al punto di condizionare tutta la pescata quando realmente ama col cuore il mare e i propri abitanti. E vabbè raga, speriamo almeno rientri nella taglia giusta, che vi devo dire. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like, iscrivetevi al canale, buon mare a tutti e alla prossima!